Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere al volo come costruire questa e soprattutto vi passerò i file 3D che ho fatto io per queste parti qua. È un'antenna per i SATCOM, per ricevere i satelliti sui 250 MHz. Vi voglio far vedere un attimo le varie parti perché soprattutto ho fatto dei TikTok e tutti mi chiedono ma che antenna è? Che antenna è? Ve la condivido. Allora, praticamente arriva il cavo, questo è un RG 213 mi sembra, vabbè. Il cavo semplicemente va fissato ai due capi di questo cavo, che è uno solo, che fa il giro in questa maniera. Io ora qua ci ho messo un pezzettino di millefori per tenerlo bene, però vabbè, potete inventarvi quello che volete. Il polo caldo da una parte, la massa dall'altra. Non va bene per trasmettere, nel senso che per trasmettere ci sarebbe da mettere un balloon, un adattatore di pendenza, perché se non sbaglio il dipolo ripiegato è sui 300 ohm e dobbiamo avere 50 per trasmettere. E vabbè, in ogni caso, infatti serve se non sbaglio un balloon 6 a 1. Vabbè, in ogni caso per ricevere va bene anche così. Le parti che ho fatto sono queste. Adesso ve le faccio vedere qua. Eccole qua, anzi, meglio così, pappagallo, però. Allora, praticamente questa parte qua rotonda e questa qua sopra. Questa. Questa è la parte centrale, questa parte qua. E qua abbiamo il chiodino per fissare che è questo, ce ne sono 4, anche qua e anche qua, perché questa parte qua invece, c'ho il pappagallo che mi fa i dispetti, questa parte che vedete qua, che sarebbe questa, va fissata col chiodino, poi se volete potete mettere un po' di corda, di colla, io ad esempio non ce l'ho ancora fissato e così potete fissarli con la colla. Li ho fatte l'una, porca miseria, li ho fatte separate queste due parti semplicemente perché così li ho stampati senza supporti, tanto un secondo e si monta, giusto Luna? Posso di farmi i solletico e i dispetti? Potresti aiutarmi a spiegare e anche i versi. Ah! Quando comincia, oh! Vedete, fissate, quello lo infilate su per il tubo e questo ce lo fissate sopra. Se volete poi sotto, anzi consiglio di farlo, mettete una vitina o di lato, c'è il buchino di lato sotto e l'ho fissato. Questi sono i tubi delle canaline da, se non sbaglio è 20 mm, ve lo dico subito, mi ricordo, sono quelli standard comunque, quindi li trovate facilmente dappertutto. Sì, quelli da 20 mm. Si è tolta da lì, però mi sta facendo i solletici e la vedete là sotto, nell'ascella. Ma Luna, porca vacca, oh, quando vuol giocare, niente, è impossibile fare qualcosa. Se anche tu sei uno tra i tanti che guarda i miei video ma non è iscritto al canale, ti chiedo una piccola gentilezza. A te non costa nulla. Iscriviti al canale e metti like al mio video. Grazie. Allora, potete usare un pezzo già più lungo questo, in modo che avete la maniglia. Io adesso avevo al volo questi due pezzi, li ho fissati così, però vabbè, poi inventatevi voi un attimo come volete. Le misure, adesso vi do tutte le misure. Eccole qua, ho usato questo sito per calcolarla. Vabbè, voi vi basterà tagliare un cavo, il mio è da, con la guaina, è un filo elettrico normalissimo, con la guaina è di 3,40 mm di diametro, adesso non mi ricordo quanti millimetri quadrati sono. Diciamo che dovete ricevere, non è che vi cambia la vita se è leggermente più piccolo così. Io ho usato questo perché in casa avevo questo. E
vi basterà tagliarlo di questa misura e si incastrerà precisamente tra le varie parti. Ora, la misura DA non è che vi serve, perché voi incastrate il filo, tirate sulla barra i due cosi laterali rotondi, questi qua, cioè uno magari lo fissate, l'altro lo tirate finché il filo non è abbastanza teso e quella è la misura, quindi è semplicissimo. Praticamente vi conviene fissare il filo qua in qualche maniera, e adesso ripeto, l'ho fissato col millefori, ma potete metterci, che ne so, un mammut, inventatevi qualcosa, che tanto uguale. Fissate, mettete la vitina qua, state per bene, poi tirate, magari guardate un attimo le misure, perché in realtà questo non è proprio centrato, è un po' da una parte, però vi guardate le misure qua, così, vi guardate le misure qua, il sito, se volete, avete qua l'indirizzo, però vabbè, cercate Folded Dipole Calculator, questo è il primo, e le misure sono qua, oppure ve le guardate direttamente qua, ce le avete qua nel video, ok? Queste sono tutte le parti che servono, 2 robi rotondi, quello centrale, 4 pistolini e 3 supportini, eccoli qua. Quindi semplicissimo da fare, se avete la stampante 3D vi stampate queste cose e ci mettete un attimo e riceve molto bene, perché a me i Satcom li riceveva anche con questo appoggiato sul cruscotto della macchina mentre ero in movimento. Luna, hai rotto le balle, è inutile che fai versi, hai rotto le balle, sì. Madoi, se volete sentire un po' cosa si sente, si sentono i pirati che trasmettono utilizzando questi satelliti, alcuni addirittura dovrebbero essere ancora in uso. Ogni tanto si sentono delle trasmissioni che sembrano digitali, adesso non so bene perché li ho ascoltati solo in giro con i portatilini. Dicevo, se volete ascoltarli, guardate su TikTok, che ultimamente sto caricando un po' di video. Se il video è stato di tuo interesse, mi raccomando, metti like, iscriviti al canale e salutami in un commentino e andatevi a vedere su TikTok, andatevi più che altro a sentire i pirati che parlano. Ovviamente in descrizione c'è il link a tutte le parti da stamparvi in 3D. Metto anche i file fatti con Solid Edge se dovete modificarvi qualcosa, se sapete usare Solid Edge. Ciao!